impossibile, e ripeto la parola impossibile, trovare una racchetta migliore a meno di 130 euro di listino, e con listino intendo senza sconti. Ciao a tutti da Emiliano ed Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review, dove siamo 13.000 e viaggiamo spediti verso i 50.000. No, non è vero, puntiamo ai 14.000, anzi facciamo 15.000 entro la fine dell'anno. Non so se ci riusciremo, ci proveremo, ma comunque di cosa parliamo oggi, Alvin? Oggi parliamo e recensiamo la Quickma Hybrid Carbon. Una delle novità di quest'anno del brand legato a Decathlon. Però parliamo subito del prezzo. Prima diciamo, Alvin, cosa devono fare i telespettatori? Allora, mettetevi via al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di iscriversi al canale che per noi è importante. E quinta e ultima cosa, qual è la vostra Quickma preferita? Scrivetelo nei commenti, ma parliamo, come dice Alvin, subito del prezzo. Dici tu, Alvin. A 130 euro di listino, che io ricordi negli ultimi 5 anni non ho trovato nessuna racchetta. Le vecchie Quickma che costavano 100. Erano così? Erano così, diciamo, questa qua è l'evoluzione delle vecchie Quickma, però comunque hanno aumentato un pochino anche loro i prezzi. Però adesso, al momento attuale, a 130 euro di listino, secondo me non c'è niente di meglio sul mercato. Adesso qualcuno dirà, ma ci sono le Combat. Io non ho mai provato una Combat, quindi non lo so. Ho forse provato quella di Manu Martin, quella nuova, che adesso ha presentato la nuovissima collezione già, però questa qua secondo me è migliore, anche a livello di qualità costruttiva, e davvero questa Quickma Hybrid Carbon a 130 euro è un best buy. Sì. Poi la verità è che 130 euro costa e 130 euro rimane perenne, a parte qualche rarissimo sconto. Esatto, di Decathlon. Volendo uno potrebbe dire però fra 6 mesi rimane 130. 130. Adesso parliamo del livello racchetta polivalente, giocatori sia di destra che di sinistra, a livello intermedio in su. Sì, e che abbia un pochino di braccio, perché poi dopo lo e che abbiano anche un pochino di braccio. Esatto. Parliamo delle caratteristiche tecniche. Forma ibrida, piatti in carbonio 12K, gomma Black Eva, tatto duretto, facce ruvide, ma gli effetti non è che siano proprio la grande specialità della casa. Manico che è molto confortevole, l'accetto con una comoda polsiera. Manico che ha anche il Block Shock System, no, anzi lo Shock Block System, che serve per smorzare le vibrazioni, e devo dire che è una racchetta che ha provocato zero problemi, mai avuto vibrazione. No, io. esatto, d'accordo con te. Alvin, parliamo di peso e bilanciamento per questa racchetta. Allora, il range di questa pala EMI oscilla tra 365 grammi e 375 grammi, con la nostra nello specifico che pesa 363 grammi, però calcoliamo che noi la pesiamo sempre senza l'accetto. Esatto. E un bilanciamento che qua è dichiarato a 26 mm. 27? No, 26 26 sì, mm, scusa, ho sbagliato. Più o meno 5, con la nostra che è arrivata a 25,9, quindi perfettamente in range. Bilanciamento medio. Per noi il 25,9 fino a 26,5 diciamo sempre. È medio, esatto. Che comunque rende la racchetta abbastanza comoda. Sì, però dall'alto io ho un po' faticato, poi ne parlerò dopo, però dall'alto io un pochino l'ho sentita sul braccio. Ti ha faticato un po' sì, alla lunga? Alla lunga. Parliamo di come si comporta da fondocampo. Una gomma davvero esplosiva, si muove, come detto, abbastanza bene. Ho più faticato dall'alto che da fondocampo. Da fondocampo no. La palla si sente sempre bene, i pallonetti ottimi, il punto dolce non è proprio estremo, però è una racchetta comunque piacevole che da fondocampo permette di giocare tutto ad ottimi livelli, cioè non ha, secondo me, punti deboli da fondocampo. Sei d'accordo, Alvin? Sì, non ha punti deboli, come magari non ha punti eccessivamente di forza. Cioè, secondo me questa racchetta a livelli medi, a ritmi medi e blandi è super. Sì. A livelli avanzati diventa un pochino meno gestibile, però è comunque una racchetta di grandissima qualità. Adesso la provo subito da fondocampo con Alvin che mi mette alla prova. Hybrid Carbon da fondocampo, punto dolce non estremo, ma la gomma risponde bene, ottima uscita di palla. Mi piace anche il sound che fa, devo dire, manico confortevole, e lì alzo il pallonetto che Alvin non sa più come prendere, e anche lì buonissimo anche, Cioè io l'ho trovato abbastanza
da fondo campo dove si sente tantissimo, si giocano le cicchitine, poi si alza il pallonetto che Alvin non può prendere. Però a 130 euro di listino non si trova di meglio. Alvin prende l'ennesimo nastro della giornata. Vai Alvin, alza un po' il ritmo, alza un po' il ritmo Alvin. Mamma mia come lo pennello. Nastro maledetto. Dove vado? Dove vado nella terra di nessuno? Ultima, Alvin sotterra la pallina, rifacciamo. Mi è piaciuta tanto, forse non è tantissimissimo maneggevole per via del peso, però mi è piaciuta tanto questa racchetta e ripeto, a 130 euro di listino non si trova di meglio. Alvin, è il tuo momento a rete. Sì, prima di dire a rete ci siamo dimenticati di dire ragazzi non Lo andate stavo via. pensando anch'io perché dopo i voti c'è la sfida, Non andate via perché dopo... C'è la sfida con questa, poi dopo decidiamo con che racchetta Alvin... Esatto. Io ti sfido con la Drax, tu? Con la Raptor. Con la Raptor. Vai, nuova. andato. Bravo. A rete, come dicevi tu Amy, allora i 363 grammi si sentono quando inerzia vuoi tirare forte e quindi la palla esce abbastanza pesantuccia. E non stanca se si ha un buon utilizzo della mano non dominante, quindi se si ha sempre a rete la racchetta anche con la mano sinistra, perché alla lunga invece, come dicevi anche tu, e lo direi dopo dall'alto, se utilizzassimo solo la mano destra a rete senza mai aiutarci con l'altra mano, Che purtroppo succede. che purtroppo sì, beh, succede anche a noi, quindi ogni tanto, e alla lunga si sente, il peso sembra un pelo di più, mi sembra, e non so se sei d'accordo con me. Sì, sono d'accordo con te. Però quando invece volete voi andare aggressivi, quindi quando anche il ritmo è abbastanza blando o addirittura lento, questa racchetta comunque è incisiva. Gli effetti direi nella norma, Sì, no, niente niente di eccessivo. La cosa che mi è piaciuta di più, la solidità di quando ti tiravano forte invece. Sì. Forse il suo punto forte è quella, proprio senti la solidità di quando la palla ti arriva bella pesante e tu pari, e quindi forse il bloqueo è forse il suo punto forte. Sono d'accordo con te. Nella Deada invece la palla riesco a sentirla bene, gli effetti non riesco a darne tanti. Adesso la provi La proverò a rete. vediamo come va. A rete con la Quickma Hybrid Carbon. Vai Amy! Vabbè, sicuramente la prima percezione che si ha della racchetta che è un pochino ingombrante. Comunque la pallina esce bene, gli effetti non mi hanno entusiasmato. Comunque il peso diciamo che si sente e a ritmo blando comunque riusciamo a gestirla, però mi raccomando sempre l'uso di entrambe le mani per tenere la racchetta sempre in alto. Però avete visto comunque gli effetti non eccessivi, ma comunque vi porta a tirare una palla spesso e volentieri lunga e profonda. Attenzione ogni tanto a non farvi invogliare a giocare troppo aggressivi, perché magari col fatto del peso ritardate l'apertura e sarete in ritardo e quindi la pallina potrebbe andare direttamente sul vetro avversario. Vai Amy, proviamo il ritmo, aumentiamo il ritmo Amy. Vai, a ritmo veloce. Questo era un colpo di beach tennis, scusate. Comunque a ritmo veloce, alla lunga. Come diceva Amy, la racchetta si sente. Però tutto sommato, a parte gli effetti che non sono clamorosi, la pallina comunque si sente abbastanza bene. Vai Amy, un bloqueo. Partita, è scappata questa, però diciamo che vibrazioni quasi niente,
Vai una deada, vediamo come si comporta, perché comunque... Non male, si è anche fermata. Effetti non il suo massimo, ma diciamo che è una racchetta che ha quel prezzo, ragazzi, andate subito a comprarla. Vai Emi, adesso è il tuo momento, dall'alto, scalda i motori. Ho sofferto tanto, soprattutto quando facevano i lob molto alti e quindi uno prepara subito, prepara molto presto. A Livorno si dice gocciolone. Gocciolone. Quindi uno prepara molto presto e tenere la racchetta un po' alta ho faticato e spesso anche sbagliato. È una racchetta che appunto dall'alto un po' affaticato, non è un cannone, è una racchetta comunque potente, cioè che sa essere potente, la palla giusta, sa essere cattiva, cioè nel senso fa tutto bene, nel senso polivalente davvero, cioè nel senso permette di giocare per tre, lo smash che torna proprio a metà campo, la vibora, il kick, cioè si sentono tutti sempre super bene, è un po' che alla lunga c'è più palle. Un po' mi ha affaticato, perché il braccio non è che mi abbia mai fatto male, però l'ho sofferto, cioè nel senso tenere la racchetta alta su così un po' Buono sapersi per dopo. un po' affaticato, sì. Tattiche. Esatto, le tattiche per i 2 tie break a 5, giochiamo a destra e sinistra, cioè un punto e un punto, cioè non è che facciamo solo destra e sinistra. D'altronde già l'avete visto nel video della AD Power Legend. Alvin, la provo subito, non nella sequenza, perché adesso sei tu che mi alzi le palline e io che ti domino. Esatto. Quick My Hybrid Carbon. Esplosiva, però quando arrivano i goccioloni che la devi tenere tanto in alto, un po' fatico. E qui mi è scappata un pochino. No! Troppo a botta sicura. Vai. Guardate come gira però, I vetri sono abbastanza umidi. Sale poco la palla, Mamma mia Alvin, che riflessi. Vai Alvin, proviamo ancora qualcuno però dall'alto. Torna. Alvin sta difendendo come non ha mai difeso in vita sua. Però avete visto, la racchetta un po' dopo 6-7 colpi mi inizia un pochino a stancare. Dominante Alvin. Vinco io. Scambio lunghissimo. Veritiero. Alla lunga un po' mi è pesata, non so perché ma mi è pesata sul braccio, però è una racchetta che dall'alto ha grande polivalenza. Alvin, prendi il telefono che diamo i voti alla Quickma Hybrid Carbon, 130 euro di bellezza. Vai. Io vado da fondo campo. 7,5. Pallonetti. 7,5. Arete. 7,5. Controllo. 8. Maneggevolezza. 6,5. Uscita di palla. 7,5. Punto dolce. 7. Effetti. 7. Potenza. 8. Per 3. 8. Smash. 8. Vibora. 8. Rapporto qualità-prezzo a 130 euro. Mi sa che questo è il voto più alto che abbiamo mai dato. Mi sembra di sì. 8. Adesso controllo, ma... È 8. No, non è il più alto. A chi l'avevamo dato? Ionic Control, 8,5, 155 euro. Cavolo. Allora, il secondo più alto, abbiamo detto tutto. Alvin, è il momento di salutarci per ora perché adesso ci vedrete nella sfida. Quindi rimanete con noi. Rimanete con noi, perché vinca il migliore. Ciao! Ciao!